Ciao, mi chiamo Edoardo e questo sono io che preparo la bicicletta per il mio primo viaggio bikepacking. In 6 giorni pedalerò da casa mia a Lagnasco in provincia di Cuneo fino a Venezia, percorrendo 812 km e 5.354 metri di dislivello, passando da Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Riva del Garda, Trento, salendo il Passo Rolle e il Passo Crocedaune, arrivando così a Treviso, San Donno di Piave ed infine Venezia. Dopo aver salutato i miei genitori, verso le 15:30 del 6 luglio 2022 è cominciato il mio viaggio. La prima tappa è stata molto breve e semplice. Da casa dei miei a Lagnasco ho raggiunto casa mia a Torino, percorrendo interamente la ciclabile Moretta Irasca. Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinirmi un po' come fa il cielo sulla testa mia, le regole dell'anarchia. È quel momento magico dopo i preparativi in cui la barca prende il mare e ci si sente vivi, con solo l'orizzonte come limite. Ricordati di vivere, oh, ricordati di vivere. Sì? Ciao bella, dov'è? Sì. Il primo battito. Il secondo giorno è cominciato molto presto. Verso le 6:30 sono partito da Torino e pedalando per un centinaio di chilometri tra le risaie piemontesi ho raggiunto Vercelli e quindi Novara, per poi continuare lungo la ciclabile del Naviglio Grande che mi avrebbe portato fino in centro a Milano. Purtroppo, per qualche errore di scrittura della mia affidata Sony RX100, ho perso la maggior parte delle clip di questa giornata. Quindi eccomi, in 2 minuti di montaggio, pedalare per 200 km. Buongiorno, sono le 7 circa di mattina. Lì dietro c'è Torino, questo è il Po e vabbè, ho salutato già Piazza Vittorio, Piazza San Carlo della Gran Madre e adesso vado verso Vercelli. Mancano tipo ancora 100 km. La notte ha 1000 porte, nella testa c'è una città intera che soffia e che respira, che soffre e che ti attira, sempre più dentro, sempre più al centro, sempre più in mezzo fino a che non lo distingui più il confine tra la tua pelle e il cielo, tra quello che è a pezzi e quello che è intero. La notte ha 1000 occhi, credi di guardare, sei guardato. Sono tempi rock and roll che si resta senza fiato. Cadono i record alle Olimpiadi, tutto si supera in un secondo. E in ogni mondo c'è dentro un mondo che ha dentro un mondo che ha dentro un mondo. Ci sono armi nei supermercati e mettono i beat nei vaffanculo. Ci dicono continuamente che nessuno è al sicuro, ma questo lo sapevo già e non è mai stata una buona scusa per barricarmi dentro casa, la tele accesa e la porta chiusa. Safari dentro la mia testa. Sono stanchissimo. Dunque, la giornata di oggi è andata bene. Da Torino a Vercelli ho patito un po' questa pianura infinita, no? Mentre da Vercelli a Novara è stato bellissimo perché era una ciclabile carina. Da Novara a Milano a un certo punto ho fatto una statale orribile, cioè nel senso orribile, era una statale quindi era piena di traffico, di camion eccetera. Poi ho preso la ciclabile del Naviglio e diciamo che insomma all'inizio carina, tutto bello, no? Poi dopo 40 km di ciclabile del Naviglio anche basta, era noiosissimo, non ne potevo più, poi ero stanco. Ora niente, sono qui nella mia tendina, sono stanchissimo, quindi direi che posso anche andare a dormire. Buonanotte. Il terzo giorno è stato per me il primo vero giorno di viaggio. Per la prima volta nella mia vita partivo lontano da casa per continuare ad allontanarmi fino al tramonto. E questa è soltanto la prima cosa a rendere questa giornata indimenticabile. Buongiorno!
Buongiorno, è tardi, sono quasi le 8 e sono appena partito. Sono andato a fare colazione in un McDonald's che ho trovato qua vicino. Sto uscendo da Monza, diretto verso Bergamo, poi Brescia e dopo Brescia deciderò. Il treno è sempre il treno. Ho bucato. Vaffanculo. Uscire dal metro quadro dove ogni cosa sembra dovuta. Guardare dentro alle cose c'è una realtà sconosciuta che chiede soltanto un modo per venire fuori a vedere le stelle e vivere l'esperienza sulla mia pelle. Sono un coglione perché mi sono preso 2 camere d'aria. Una delle 2 camere d'aria non è giusta per la mia bici, proprio non entra. Posso essere così stupido, quindi se ora non l'ho pizzicata e l'ho montata bene, vado avanti con questa fino al prossimo ciclista. Se dovessi malauguratamente averla pizzicata, sono un po' fottuto. Io penso positivo perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo da che va. Sempre bello il treno. Uscendo da Bergamo ho cominciato a pedalare tra le colline del Franciacorta. Fermo all'ennesimo passaggio a livello della giornata ho incontrato 3 cicloviaggiatori, Marcus, Ike e Kurt. Il loro viaggio era cominciato da Tübingen, in Germania, e sarebbe finito a Verona. Quindi anche loro erano diretti verso il lago di Garda. Così abbiamo pedalato assieme per circa 50 km. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che viene che va. Liberi! Ho salutato i 3 ragazzi che ho conosciuto prima. Abbiamo pedalato assieme abbastanza, dalla zona del Franciacorta fino a quasi Salò, dove sono adesso. È stato difficile salutarli, sono trovato molto bene. E insomma, erano anche cambiate un po' le... Non si capisce un cazzo. Non ce la faccio più. Non ce la faccio davvero più. Però almeno fino a Salò devo arrivare. E ci sono, manca pochissimo. Quindi, per la prima volta, tra i 200 km di ieri, 65 di giorni fa e i 140 di oggi, mi metto le cuffiette. E vediamo se riesco a fare... Mancherebbero solo 40 km a Riva del Garda. Non sono tanti, sono 2 ore. Arriverei alle 8, è fattibile, ma... Vediamo. Mi chiedo, meglio Shimano o sarà, per favore, non mi tenete in giro? Sì amici, mi si è rotta la catena. E a non più di 20 metri dal punto in cui mi si è rotta c'era un ciclista. Io, questa non so se è grazia ricevuta, se è fortuna, se è la provvidenza, cosa sia, ma a 20 metri, ma vi giuro forse meno di 20 metri. C'era un ciclista. Dove cazzo sono? Che posto fantastico! Vieni da così Garda! Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise né tantomeno negli abiti sacri che You have to carry that way. Carry that way. Na 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 da dee doo. Dee 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 doo. Na 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 da dee doo. Dee 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 doo. In
questo momento, dopo aver rotto la catena ed aver trovato un ciclista che alle 7 di sera me l'ha aggiustata, era scomparsa la fatica e la stanchezza. Non ci ho più pensato un secondo ed ho ricominciato a pedalare verso Riva del Garda, godendomi questa strada magnifica. Home is where I want to be, but I guess I'm already there. I come home, she lifted up her wings. I guess that this must be the place. I can't tell one from the other. Did I find you? Will you find me? There was a time before we were born. Someone asked me, this is where I'll be. Purtroppo, finita l'incredibile ma breve ciclopista del Garda, ho iniziato ad attraversare delle lunghissime e pericolose gallerie. E qui la fatica e la stanchezza della giornata si sono fatte sentire. C'era qualcosa però che mi spingeva, che mi faceva continuare a spingere sui pedali. E nonostante gli ultimi 20 chilometri siano stati infernali, non so come, ma ce l'ho fatta. I see through you.